Salve a tutti ragazzi, sono Robyrox, benvenuti nel mio studio, benvenuti nel mio canale. Quello che voglio fare oggi con questo video è prendere quel suono lì, il suono della Marshall, e copiarlo, fare una copia digitale, quindi praticamente profilarlo da poter utilizzare con la mia Moer GS1000. Sì, perché la Moer GS1000 rispetto a tutte le altre pedaliere della serie precedente può anche profilare, quindi ovvero copiare le caratteristiche sonore di qualsivoglia amplificatore che ci colleghiamo. Dunque vediamo insieme come collegare il tutto e come effettuare questa profilazione. Vi dirò già da subito che è una cosa molto semplice, molto facile, ci bastano semplicemente un microfono e due cavi e con questo possiamo profilare tutti gli amplificatori che vogliamo. Lasciatemi però ringraziare Del Live Sound per avermi inviato la GS1000, quindi per avermi dato modo di fare questo video. Spero che ne usufruirete tutti quanti. Ecco, io vi invito a fare un salto nel loro negozio dalle parti di Torino a Cavagnolo, o altrimenti potete fare un salto sul loro sito www.delivesound.com. Detto questo, dunque, la prima cosa da fare è avviare la modalità di profilazione. Dunque non ci basta far altro che premere su Profiling e subito ci verrà chiesto che cosa vogliamo profilare, ovvero che cos'è che vogliamo copiare digitalmente. Un pedalino overdrive, una testata, quindi senza la cassa, oppure semplicemente la cassa, quindi andremo a realizzare quello che è fondamentalmente un IR, oppure un modello entire, quindi praticamente un modello comprensivo sia di testata che di cassa. In questo caso, visto che voglio profilare il mio JCM 800 con la sua cassa, sceglierò entire. Appena lo clicchiamo, ebbene ci compare questo schemino, questo diagramma, diciamo così, che è praticamente impossibile sbagliarsi, basta seguire praticamente alla lettera i collegamenti. Dunque, per prima cosa colleghiamo la nostra chitarra nell'ingresso Guitar In, poi colleghiamo il send all'ingresso dell'amplificatore in modo da inviargli il segnale che verrà poi utilizzato per profilare. Posizioniamo dunque il microfono di fronte alla cassa nella posizione che più ci piace e lo colleghiamo all'ingresso mic in. Quindi possiamo aumentare il livello in ingresso agendo sulla manopola mic gain, se come in questo caso abbiamo collegato direttamente il microfono alla GS1000. Altrimenti, se utilizziamo un preamplificatore esterno, possiamo lasciarlo pure a 0. Appena sotto abbiamo anche la possibilità, nel caso ad esempio utilizzassimo dei microfoni a condensatore, di attivare la Phantom Power. Infine non ci resta che collegare l'uscita output ai nostri monitor in modo da sentire e confrontare il risultato. Bene, per la cronaca io ci tengo a precisare che tra la testata e la cassa che ho microfonato realmente, quindi non c'è nessuna simulazione, ho posizionato il mio Universal Audio OX-Amp, che utilizzo solo e unicamente come attenuatore di potenza, perché a me piace tenere il master volume molto generoso, molto spinto, però naturalmente attenuo un po' con un attenuatore, perché sennò qui dentro mi sanguinerebbero le orecchie. Quindi una volta fatti tutti i collegamenti visti prima, non devo far altro che premere su Next e già da subito sento attraverso la Moer il suono del mio amplificatore microfonato. Ebbene, ora posso cominciare la profilazione, ma prima devo prestare attenzione ai livelli in ingresso e li vediamo qui in alto, dove troviamo input L, ovvero left, che praticamente è il livello in ingresso della nostra chitarra. Quello non dovrebbe avere grossi problemi, ma abbiamo da prestare attenzione a input R, che sarebbe quello dove abbiamo collegato il microfono. Ebbene, dovremo andare ad agire sul mic gain, quindi sul guadagno in ingresso, in modo tale che il segnale sia circa a metà, che non sia troppo elevato e nemmeno troppo basso.
Naturalmente, se esageriamo o se teniamo un volume troppo basso, sarà la stessa GS1000 che ci avvertirà del problema. Mentre poi abbiamo out left e out right, che quelli sono semplicemente il level meter dei livelli in uscita verso le nostre casse. Quindi in questo caso che i livelli sono stati adeguatamente regolati, premo sample per avviare la profilazione. Attenzione, in questo caso appena lo premo, GS1000 invierà all'amplificatore tutta una serie di rumori e di suoni. Dovremmo prestare attenzione a mantenere il più possibile silenzio, in modo tale che la profilazione stessa avvenga in maniera corretta. Ci vorranno circa qualche minuto. Io adesso accelero il processo. Piccola interruzione, io vi invito a fare un salto sul mio sito www.robyrocks.it, dove troverete i preset, le patch, i profili, gli impulse response che io realizzo per i vari sistemi digitali. Troverete inoltre anche materiale gratuito, i video tutorial gratuiti e anche i link alle masterclass, ai corsi che io realizzo. Grazie. Bene, come possiamo vedere il processo è terminato e possiamo confrontare sin da subito il amplificatore vero, che in questo caso si chiama Target, con la copia digitale che si chiama Model. Naturalmente qualche differenza c'è, ma possiamo intervenire con un'altra operazione che si chiama Capture, che differisce dal sample perché in questo caso verrà richiesto che noi suoniamo qualcosa per qualche secondo in modo tale che la GS1000 possa andare a confrontare il suono proveniente dall'amplificatore originale con quello generato dal modello digitale. Praticamente equivale circa la stessa cosa che fa Kemper con il refining. Dunque sarà importante suonare accordi pieni energicamente su tutta quanta circa la scala dello strumento. Non ha importanza che suoniamo qualcosa che abbia senso o l'assolo più bello di sto mondo. L'importante è coprire quasi, o almeno possibilmente tutta, l'estensione dello strumento. Bene, una volta che abbiamo finito, la stessa GS1000 automaticamente andrà a sistemare e a rifinire dunque il modello creato. Inoltre, se vogliamo apportare qualche modifica manualmente, ebbene sul modello possiamo intervenire andando ad aumentare o diminuire il gain o andando ad aumentare e a diminuire il volume di uscita. Inoltre possiamo tramite l'EQ andare ad intervenire nell'equalizzazione. In questo caso abbiamo a disposizione un equalizzatore grafico sul quale possiamo andare ad alzare o ad abbassare le frequenze medie, basse e alte. Almeno con questo firmware non c'è la possibilità di intervenire sulla banda di frequenze, ma probabilmente sarà una cosa introdotta nei successivi aggiornamenti. In questo caso, per esempio, mi do un più 1 dB sulle frequenze acute.
volta che ho fatto tutte le modifiche del caso, posso salvare il modello cliccando su Save. Qui scelgo lo slot dove lo voglio salvare, ho 30 allocazioni di memoria disponibili, scelgo la prima, gli do un nome, in questo caso lo chiamo RRJCM800 e clicco su Save. Ora il nostro profilo è stato memorizzato in memoria e lo possiamo utilizzare in qualsiasi dei nostri preset. Per esempio, mi posiziono su un preset completamente vuoto, scelgo uno slot libero, blocco AMP, GNR, è qui che si trovano le nostre profilazioni. Abbiamo fatto un profilo di tipo entire, quindi scendo fino a trovare entire ed ecco, come potete vedere, il mio RRJCM 800 che adesso ho inserito in catena. Da qui naturalmente la storia è sempre la stessa, posso andare ad aggiungere effetti e quant'altro. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e che vi sia servito per capire come si fa a profilare. In realtà è molto semplice, ripeto, basta un microfono e due cavi. La cosa importante è regolare a puntino i livelli in ingresso, perché se non sono regolati bene potrebbero dare dei risultati, diciamo così, non aspettati. Naturalmente, ripeto, l'utilizzo di strumentazione di qualità, cavi di qualità e quant'altro comporterà anche ad avere dei profili qualitativamente migliori. Detto questo, di nuovo voglio ringraziare del Live Sound per la gentilezza e la disponibilità accordatami. Inoltre vi ricordo, visto che si parla di digitale, di fare un salto sul mio sito www.robyrocks.it, dove trovate le patch, i preset, i profili che realizzo, gli impulse e response e anche i link ai corsi e ai tutorial che realizzo. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!